Brioche sofficissima alla Nutella, facile e buonissima. Oggi brioche, impastiamo. Iniziamo. 500 g di farina 0, poi 250 ml di acqua oppure latte va benissimo, io preferisco l'acqua, con 15 g di lievito di birra. L'acqua è leggermente tiepida, proprio poco poco. Nella farina aggiungo 100 g di zucchero, un uovo, un pizzico di sale e 80 g di olio, di semi di arachide, di girasole, un limone biologico, oppure puoi mettere arancio, altro aroma, a vaniglia, uguale. Io ho i limoni biologici, quindi metto questi. Eccoci qua. Ecco qui. Come vedi la mia planetaria mi guarda. Dice, ma perché non mi usi? Non è difficile, quindi preferisco farlo a mano se posso. E la mettiamo nella stessa ciotola dove abbiamo impastato con un filo d'olio. Voilà. Copro e lascio lievitare fino al raddoppio, deve arrivare almeno all'orlo. 2-3 ore, dipende dalla temperatura ambiente. Quindi lasciamo lievitare. Delicatamente formiamo un rettangolo più lungo che largo, aiutiamoci con farina sotto, ed è preferibile stenderlo a mano, ne acquisterà in morbidezza. Ora vi dico più o meno le misure, orientativamente. 56 x 26 il mio. Nutella, ma puoi mettere anche altra crema spalmabile al pistacchio anche, oppure marmellate, oppure confetture. Se vuoi vedere la versione precedente che feci tempo fa con i frutti di bosco,
ti lascio il link come al solito in descrizione nel primo commento, lì trovi tutto il riepilogo anche degli ingredienti, quindi dai un'occhiata. Abbondiamo sempre con la farcia, vi raccomando, perché poi la troviamo comunque nascosta nella brioche, quindi golosa deve essere. La spalmo solo su metà, poco più di metà diciamo, lasciando un bordino intorno. Ora sovrappongo il resto della brioche sopra. Voilà. Un pennellino per spolverare la farina in eccesso, che comunque ci deve essere sotto, altrimenti se si appiccica poi diventa un guaio. Dividiamo a metà, così semplicemente. Ed ora basta intrecciare. La farina sotto in questo caso ci aiuta a non fare attaccare, soprattutto la parte con la Nutella. È un intreccio così semplice, niente di particolare, facile facile. Formiamo un cerchio, quindi una ciambella, e lo adagiamo in uno stampo a ciambella da 26-28 cm con carta forno rivestito. Quindi lo prendiamo, opla, e lo mettiamo dentro lo stampo, sistemiamo un po', e lasciamo lievitare. Adesso deve raddoppiare, anche di più, almeno un'ora, almeno deve comunque superare lo stampo. Ti raccomando, farlo crescere bene, questo è importante per la morbidezza finale. A dopo. Ecco, vedi, così ha sviluppato tutto la sua crescita. Questo darà la sofficità. Un po' di zucchero sopra, facoltativo, ma ci sta bene. E andiamo in forno a 175 gradi statico, 170 gradi ventilato per 25-30 minuti circa. Comunque fate sempre la prova con lo stecco prima di sfornarla. Ed eccola qui, il profumo non lo sentite, ma è spettacolare. È asciutta, quindi la possiamo togliere dallo stampo. Olè. Che meraviglia, la brioche è brioche, c'è poco da fare. Opla. E soffice. Adesso per abbellirla un po', ma non c'è bisogno perché è già bella da vedere, però a me piace comunque esaltare un po' l'estetica, e quindi ripasso un po' di Nutella dove c'è spazio, dove ci va, a riprendere un po' il disegno. Diventa subito più golosa, ma ti ripeto, è una cosa mia, ma va benissimo lasciarla così. Un po' di zucchero a velo, sì, ci sta, leggero. Il mio concetto di leggero è un po' strano, però mi sono fatta prendere la mano. Va bene, bellissima. E visto che è San Valentino, la serviamo un po' più carina. Tolgo il grembiule che ho finito e quindi si può gustare tranquillamente un dolce soffice confortevole, buono anche per la colazione, tête à tête. Finisco di fare il taglio, così vediamo com'è l'interno.
però qui c'è poca luce essendoci il sole. Andiamo in cucina, che è meglio. È bellissima anche l'interno, mamma mia. Soffice, soffice. Si scioglie in bocca. E non abbiamo bisogno di parole. In tema sanremese, questa brioche parla da sola. Mamma quanto è buona. Ciao, buon San Valentino!